Idea all'uncinetto super facile e veloce a prova di principiante. Potrebbe essere un'ottima idea in regalo, un portamonete, un portacarte, uno charm per le nostre borse all'uncinetto, oppure un profumatore per armadi. Ho usato degli avanzi di filato, uncinetto 3,5, un bottoncino, ago e filo per cucire, un anello portachiavi, ma in alternativa potreste utilizzare l'anello portachiavi normalissimo o un moschettone che utilizziamo per le nostre borse a crochet, e delle pinze. Parto con il blu, faccio un cappio e avvio intanto 3 catenelle. Fatte le 3 catenelle chiudo a cerchio, quindi mi inserisco nella prima catenella e vado a lavorare un punto bassissimo. Iniziamo il primo giro, quindi faccio una catenella e vado a lavorare tutti i miei punti che riguardano il primo giro al centro di questo anello che ho appena formato. Intanto vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, se preferisci fai pure le 3 catenelle. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Lavorato il primo gruppo di 3 punti alti, procedo con le 3 catenelle di separazione. Dopodiché ripeto il lavoro che ho fatto prima, prendo il filo e lavoro il primo punto alto di 3, quindi vado a lavorare il secondo gruppo di punti alti, e di nuovo 3 catenelle di separazione. Ripeto questo lavoro per altre 2 volte finché non ottengo 4 gruppi di 3 punti alti e 4 archetti costituiti da 3 catenelle. Bene, primo giro quasi terminato, ho i miei 4 gruppi di 3 punti alti, termino il giro con le 3 catenelle e poi vado a chiudermi nel primo punto alto con punto bassissimo. Se hai fatto le 3 catenelle, allora chiuderai nella terza catenella. Iniziamo il giro numero 2, mi sposto intanto con altri 2 punti bassissimi nei primi 2 punti alti che ho successivi, faccio un ulteriore punto bassissimo nelle 3 catenelle di separazione. Parto proprio da qui con il secondo giro, però visto che sto utilizzando 2 colori, passo alla seconda colorazione. Quindi prendo il secondo colore, faccio intanto un cappio per comodità, disfo il punto bassissimo che ho fatto nelle 3 catenelle e vado a fare il cambio colore. Intanto mi inserisco di nuovo nell'archetto, però piuttosto che prendere il primo colore prendo il secondo, lo faccio passare attraverso e chiudo a punto bassissimo, quindi da ora in poi lavorerò con il secondo colore. Intanto faccio una catenella e nello stesso spazio inizio a lavorare il primo gruppo di 3 punti alti ed il primo lo sostituisco sempre dai 2 punti bassi, l'uno lavorato sull'altro. Procedo per il secondo e per il terzo punto alto. Visto che mi ritrovo nel primo angolo, faccio le 3 catenelle di separazione e sempre nello stesso spazio aggiungo un ulteriore gruppo di 3 punti alti. Formato il primo angolo, andiamo a formare anche gli altri 3 angoli. Per realizzare gli altri 3 angoli basterà ripetere lo stesso lavoro anche sugli altri 3 archetti. Quindi archetto numero 2, ripeto lo stesso lavoro di prima. Primo gruppo di 3 punti alti e nello stesso tempo mi lavoro anche il primo colore. In questo modo me lo ritroverò alla fine di questo secondo giro e in più renderà il mio lavoro leggermente più rigido. Fatto il primo gruppo di 3 punti alti, ripetiamo 3 catenelle più un secondo gruppo di 3 punti alti sempre nello stesso archetto. Bene, come vi anticipavo prima, ripeteremo questo lavoro anche sugli altri 2 angoli che ci rimangono.
E voilà, ho completato anche questo secondo giro, quindi adesso lo andiamo a chiudere e andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto durante l'inizio del secondo giro. Rivediamolo meglio insieme. Intanto andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto o nella terza catenella. Ci spostiamo nel primo angolo con un punto bassissimo negli altri due punti alti che ci ritroviamo al di sotto e quando arriviamo alle 3 catenelle di separazione effettuiamo il cambio colore. In questo caso lascio da parte il bianco e prendo il blu. Chiudo punto bassissimo e faccio la catenella che mi prepara a lavorare il giro numero 3 e quindi ripeto in sostanza quello che ho fatto durante il secondo giro. Vado a realizzare il primo angolo costituito da 3 punti alti, 3 catenelle di separazione e 3 punti alti. A differenza del giro precedente, questa volta sul primo lato dobbiamo andare a lavorare il primo spazietto disponibile tra un gruppo di 3 punti alti e l'altro. Quindi prima di passare alla lavorazione dell'angolo numero 2 andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti al centro, quindi nel primo spazio disponibile. Una volta fatto questo possiamo passare alla lavorazione del secondo angolo e ripetiamo un gruppo di 3 punti alti, 3 catenelle di separazione e un gruppo di 3, ovviamente sempre nello stesso spazio, nello stesso angolo. Lavorato il secondo angolo ci ritroviamo sul secondo lato, anche qui andiamo a ripetere il gruppo di 3 che abbiamo fatto prima, tra un gruppo di 3 punti alti e l'altro. Questo lavoro chiaramente lo ripeteremo anche sugli altri due lati. Bene, completato quasi il giro, ho lavorato i 3 lati, termino l'ultimo andando a lavorare l'ultimo gruppo di 3 punti alti al centro. Una volta fatto questo posso chiudere questo terzo giro con un punto bassissimo sempre nel primo punto alto o nella terza catenella. Anche per il giro numero 4 effettuerò il cambio colore, per cui passerò alla seconda colorazione. Quindi vado a lavorare il punto bassissimo nelle 3 catenelle di separazione con il bianco, faccio una catenella e sono pronta per lavorare il giro numero 4. Mi ritrovo all'angolo per cui vado a lavorare il primo angolo. Con i 3 punti alti, le 3 catenelle e 3 punti alti dobbiamo andare a lavorare il primo lato. A differenza del giro precedente, lo spazietto da andare a lavorare non è più uno, ma sono ben due, esattamente questo e quest'altro. Quindi in questi due spazietti andremo a lavorare rispettivamente un gruppo di 3 punti alti. Lavorato il primo lato, proprio come prima, andremo a lavorare l'altro angolo, il secondo e poi il secondo lato con i gruppi di punti alti. Per continuare a concludere il giro numero 4 basterà insomma ripetere tutto il lavoro che abbiamo fatto sul primo e sul secondo lato. Una volta terminato lo andiamo a chiudere sempre a punto bassissimo nel primo punto alto, ci spostiamo con i punti bassissimi e visto che ancora la mattonella è un po' piccina per la mia idea all'uncinetto, continuiamo per il giro numero 5. Quindi intanto effettuo il cambio colore, vado a lavorare subito il primo angolo con i gruppi di 3 punti alti e le 3 catenelle di separazione e stavolta piuttosto che lavorare 2 spazi ne lavoreremo 3 per ciascun lato. Questo significa che oltre a lavorare gli angoli per ciascun lato lavoreremo 3 gruppi di 3 punti alti. Avete sicuramente notato e intuito che di giro in giro c'è sempre uno spazietto in più rispetto al giro precedente da lavorare, ma è del tutto normale perché andando a lavorare l'aumento ai 4 angoli aumentiamo di uno spazietto e quindi di un gruppo di 3. Solo in questo modo faremo crescere la nostra mattonella e andremo avanti così finché non raggiungiamo le dimensioni che ci occorrono. Io ancora non ho raggiunto le dimensioni che mi occorrono, quindi terminato il quinto giro lo chiudo sempre a punto bassissimo, ripeto sempre lo stesso lavoro di prima, cambio il colore e faccio un ulteriore giro, il giro numero 6 che sarà l'ultimissimo, anzi in realtà è il penultimo perché poi vedrete che andrò
aiutano a rifinire il tutto. Comunque durante questo giro, oltre a lavorare i 4 angoli, per ciascun lato andrò a lavorare, a differenza del giro precedente, 4 spazietti, quindi farò 4 gruppi di 3 punti alti. Terminato anche questo stesso giro, l'ultimissimo a punto alto, vado a misurare un attimino la mia mattonella, vediamo se ho raggiunto le dimensioni che mi ero prestabilita per il mio progettino facile e veloce. Ho raggiunto esattamente 14 cm, quindi posso terminare qui la mia lavorazione a punto granny e andare a rifinire il perimetro. Lo farò semplicemente con la prima colorazione, con il blu e a punto basso, per cui effettuo per l'ultima volta il cambio colore, mi inserisco nelle 3 catenelle di separazione, faccio un punto bassissimo, una catenella e nello spazio delle 3 catenelle vado a lavorare semplicemente un punto basso, 2 catenelle di separazione, un punto basso, mentre sul primo lato andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Quando mi ritrovo alle 3 catenelle dell'angolo, mi rimangono gli ultimi 3 angoli da lavorare, ripeterò un punto basso, 2 catenelle e un punto basso, mentre sugli altri 3 lati un punto basso in ciascun punto finché non termino il giro. Terminato il giro di rifinitura, vado a chiudere il tutto con un punto bassissimo nel primo punto basso e mi sposto con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione. Lascio il filo agganciato perché mi servirà per cucire il primo lato e adesso vi faccio vedere. Intanto la nostra mattonella è pronta, dobbiamo effettuare queste 3 pieghe in modo da formare una busta, però siccome il mio lavoro si trova sul dritto vado a fare questa operazione, queste 3 pieghe sul rovescio. Per comodità soprattutto i principianti possono aiutarsi con un marcapunti, andare a bloccare tra virgolette gli angoli con un marcapunti inserendolo appunto nelle catenelle di separazione. Stessa cosa si può fare con il terzo spicchio. Una volta che ho fissato momentaneamente i 3 angoli posso cucire con facilità e comodamente, però intanto levo il primo marcapunti, in questo momento non mi occorre più. Mi inserisco nelle 2 catenelle di separazione del primo angolo e porto verso di me il cappio, quindi faccio una catenella e molto semplicemente vado a cucire questo primo lato con l'uncinetto stesso senza utilizzare ago e filo, quindi mi inserisco nuovamente nelle 2 catenelle di separazione sia di uno spicchio che dell'altro e blocco con un punto basso. Automaticamente passerò a lavorare i punti successivi. Lavorerò un punto basso prendendo sia i punti bassi di uno spicchio che i punti bassi dello spicchio numero 2. Mettiamola così, chiamo spicchio comunque sì, il triangolino, l'altra parte della mia mattonella per intenderci. Lavorati tutti i punti bassi, faccio una catenella di sicurezza, stacco il mio filato e lo vado a nascondere tra i punti bassi. Cucito il primo lato, vado a cucire il secondo lato, quindi stavolta mi devo agganciare con il filato nuovo, per cui per comodità possiamo fare sempre un cappio che facciamo passare attraverso le catenelle di separazione dei 2 angoli. Poi lavorato il primo nell'angolo, continuiamo per i punti successivi. Anche qui terminata la cucitura facciamo una catenella di sicurezza e disperdiamo il filo in eccesso tra i punti sul retro. Il nostro progettino è quasi terminato, non ci rimane che capovolgere il nostro lavoro e metterlo sul dritto. Come notate le cuciture sono super pulite, nemmeno si notano e la nostra creazione handmade inizia a prendere forma. Sembra quasi la busta di una lettera, molto molto carina. Ovviamente possiamo farne l'uso che ne vogliamo, io vi ho già dato delle idee ma fra poco vi faccio vedere meglio. Per questo progettino potremmo utilizzare benissimo dei bottoni a pressione. Io volevo utilizzarli, non ve lo nascondo, però mi sono messa nei panni della mia community e ho detto magari non tutti hanno i bottoni a pressione, non sanno applicarli, eccetera eccetera, quindi ho optato semplicemente per un bel bottoncino. Infatti l'ho fissato semplicemente con ago e filo per cucire.
Bene, una volta fissato il bottoncino, sfrutterò lo spazietto dell'angolo come asola attraverso cui far passare il mio bottoncino e ho creato così la mia chiusura. Adesso vado a fissare anche il mio anello portachiavi, mi aiuto con delle pinze giusto per aprire l'anello grande principale, lo faccio passare attraverso i 3 gruppi di punti alti, chiudo ed il gioco è fatto. E voilà, idea regalo all'uncinetto, bella pronta e fatta. Ora, questa facilissima idea regalo all'uncinetto può essere utilizzata in svariati modi. Io per esempio ho avuto l'idea di mettere all'interno un profumatore che si usa mettere all'interno degli armadi per profumare i capi d'abbigliamento. Può essere impiegato come portafogli, portamonete, portacarte, porta make-up mini size, anche come portacuffiette o come portaconfetti per una laurea, un battesimo, un evento speciale, come suggeriva qualcuno di voi in qualche live fa su TikTok. Insomma, puoi inserire all'interno la qualsiasi e regalarlo agli amici, ai parenti, fare proprio un pensierino. Spero che questo tutorial ti sia stato utile, come sempre ti aspetto giù nei commenti e per altre idee o progetti all'uncinetto mi raccomando continua a seguirmi. Alla prossima, un bacino!